23 febbraio, sono le 3 meno un quarto, quindi siamo in fase pre-market. Analizziamo un attimo il mercato. Allora, intanto ditemi un po', secondo voi cosa farà oggi il mercato? Ci sono le trimestrali di Nvidia mercoledì sera, quindi mercoledì sarà ora normale il mercato, poi quando si chiude, dopo le 23 usciranno gli utili di Nvidia, quindi sicuramente ci sarà un po' di movimento, soprattutto il giovedì. Allora, vediamo un po'. Io il mercato non l'avevo visto ancora così long da ripartire a razzo e avevo detto che secondo me poteva congestionare, poteva andare a rivedere dei minimi ancora un po', diciamo, da rivisitare, ecco, senza troppe cose da rivisitare. Intanto oggi vediamo già sull'ETH che ha lasciato un doppio minimo. Questo è il TPO di sessione, quindi ogni lettera è mezz'ora. Questo è, siamo live adesso, quindi orario ETH. Questo è l'ultimo RTH di venerdì. Vedete che ha aperto agli 8,50 e ha chiuso verso i 9,20. Ha fatto un bel cambiamento. Oggi stiamo lavorando nella zona del 50% di venerdì. Siamo ancora dentro la value area. Il problema è che ha fatto questa partenza, però poi vediamo che si è fermato. Quindi io per oggi mi aspetto un retest in questa zona. È ovvio che non è che è una cosa ufficiale sicura. Io, per come ragiono io sul mercato, vi posso dire che secondo me ci sono delle zone short da rivedere. Andiamo, vi faccio vedere il grafico di Overchart, eccolo qua. Allora, qui su Overchart vediamo dove stiamo lavorando. Io dico sempre che queste barre sono barre sempre da attenzionare perché sono le più sentite. Oltre l'inizio e la fine di una campana gaussiana, ci sono anche queste che poi si possono trovare in mezzo, in alto, in basso, ai bordi della campana. Queste sono una delle zone più sentite. Vedete cosa ha fatto venerdì? Qua siamo su un giornaliero H24, cioè nel senso ETH più RTH. Qui è arrivato venerdì, che io ve l'avevo comunque più o meno annunciato proprio nella diretta, se non sbaglio, di venerdì, che poteva arrivare il mercato nella zona dei 9,30 e poi ritracciare. Così ha fatto. Eccolo qua. Io venerdì ho preso 2 stop, però è stata una giornata un po' particolare. Mercato che ora sta cercando di rompere la zona dei 900. C'è da dire, secondo me per pensare bene al long si dovrebbe andare nella zona, aspetta che ora ve lo faccio vedere, andare nella zona dei qua, sopra la value area di venerdì. Sopra la value area di venerdì, allora se il mercato reagisce bene si potrebbe pensare di andare long, perché mi va a rompere anche questa barra, giusto? Fatemi sapere poi se anche voi la potete pensare così o come la pensate. Non state a pensare ai giudizi, pensate a... cioè quello che pensate scrivete e magari possiamo farci anche 2 chiacchiere. Altrimenti io potrei vederla oggi come una giornata di rotazione.
anche in vista, come dicevo all'inizio della diretta, anche in vista di mercoledì dei dati di Nvidia, perché Nvidia ultimamente sta un po' trainando questi mercati. Questo qua, questo mercato dell'S&P, del Nasdaq, è un po' guidati da questo settore, a questa intelligenza artificiale che Nvidia, cioè se Nvidia va short, anche i due indici vanno short. Quindi Nvidia è nella zona dei 190, la zona dei 190 è una zona molto molto sentita, guardate, 1, 2, 3, vedete quante volte ha picchiato nella zona dei 190? E quindi c'è da stare, c'è l'attenzione anche questa, perché ovviamente se Nvidia mi rompesse mercoledì 191 e continuerebbe a rialzo, allora sì che il long sarebbe più facile, ecco. Però noi non parliamo per ora di Nvidia, perché noi comunque, come si dice sempre, si lavora la struttura del mercato e non la notizia. Ecco qua. Per rompere comunque quelle zone lì, il mercato nostro, ovviamente dell'S&P, romperà i 9,10, così facendo i 9,20, e prima, come vi ho fatto vedere, quella barra sul composite volume profile di Overchart a 9,30, se viene rotta quella è ovvio che si potrebbe andare, vi faccio rivedere il grafico, eccolo qui, questa è la barra dei 9,30, me la rompe, si potrebbe aspirare a questa zona dei 9,60, 9,65. Ok. Per oggi abbiamo un ATR di 89. Questa è un'altra zona da attenzionare. Qui c'è un doppio minimo. Quindi diciamo che la zona che io preferisco, dove potrebbe andare il mercato, è questa. Zona short, ovviamente. Io non lo vedo un long genuino, vedo queste qua per magari chiusure di qua, vedete che per magari chiusure di posizione, cose così, il mercato sta tornando in questa zona. Però per l'RTH io lo vedo più un mercato, insomma, short, diciamo. Poi magari mi va a rompere qui, continua long, vabbè, però per la struttura in sé il mercato è più tendente allo short. Prima cosa da recuperare, seconda cosa da recuperare. Vedete qui i doppi minimi. E basta, più giù ora è dura, Ci sarebbero anche queste zone da rivedere, però cioè, secondo me lì ci vorrebbe una notizia più brutta, allora il mercato si metterebbe più in un'impostazione shortista ma pesante. Per oggi è tutto, fra poco aprirà la sessione, quindi fate attenzione.